Meloni, l'affondo sulle toghe. I giudici si candidino se vogliono governare. L'opposizione, venga in aula. No, non parliamo assolutamente di politica, parliamo di congiuntivi. Perché in quelle frasi si usa il congiuntivo? Benvenuti o bentornati, sono Raf. Per chi è qui per la prima volta, insegno italiano all'università in Gran Bretagna e con questi video cerco di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. In questo video parliamo del congiuntivo esortativo. Prima vediamo che cos'è, quando si usa, e poi vediamo quale tempo del congiuntivo si usa. Presente, lo faccia lui, o imperfetto, lo facesse lui. Il modo più semplice per capire e riconoscere il congiuntivo esortativo è quello di considerarlo come un imperativo, ma rivolto a una terza persona, che magari non è qui presente con noi, quindi lui, lei o loro, al plurale. Prendiamo questa situazione. Stiamo parlando noi due e tu mi dici «devi andare a prendere il pane». Io ti potrei rispondere «non ho tempo, vacci tu». In questo caso ho usato un imperativo alla seconda persona. Va, imperativo del verbo andare più ci, vacci. Imperativo alla seconda persona perché il mio ordine, il mio comando, tra virgolette, è rivolto direttamente a te. Ma prendiamo questa seconda situazione. Stiamo sempre parlando noi due e tu mi dici Gianni ha detto che devi andare a prendere il pane. In questo caso io ti potrei rispondere non ho tempo, che ci vada lui. Il mio ordine, in questa seconda situazione, non è rivolto a te direttamente, ma a Gianni, e quindi uso un congiuntivo esortativo, che ci vada lui. È chiaro quindi, il congiuntivo esortativo serve per esprimere appunto un'esortazione rivolta a una terza persona. A volte si usa con il che davanti, a volte senza il che davanti. È molto comune, o abbastanza comune, diciamo, anche nella forma impersonale, come si vede in questo esempio, e che non se ne parli più. In questo caso è una terza persona impersonale. In tutti gli esempi che abbiamo visto finora c'era un congiuntivo presente, come congiuntivo esortativo, ma a volte sentiamo frasi del tipo che lo facesse lui, che ci andassero loro. Anche questi sono congiuntivi esortativi, ma in questi casi abbiamo un congiuntivo imperfetto. Nel film Quo Vado di Checco Zalone, quando Checco viene mandato al Polo Nord, c'è una scena in cui sentiamo questo scambio di battute. Io avevo convocato il ricercatore con il quale lei dovrebbe lavorare fianco a fianco. Checco risponde, si ricerca un altro. Fa il ricercatore? Si cercasse un altro. Allora congiuntivo presente o congiuntivo imperfetto? O magari si possono usare tutti e due? No, in italiano standard si dovrebbe usare il congiuntivo presente per esprimere il congiuntivo esortativo. Ma il congiuntivo imperfetto, come congiuntivo esortativo, è molto diffuso nell'Italia centrale e nell'Italia meridionale. Si sente molto spesso. Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, in questo libro bellissimo che si intitola Viva il congiuntivo e che consiglio vivamente a chi è interessato al congiuntivo perché ci sono un sacco di notizie interessanti sul congiuntivo, scrivono nel centro e nel sud dell'Italia al posto del presente si usa spesso il congiuntivo imperfetto. È un'interferenza dialettale che va assolutamente evitata. Io non sarei così drastico, nel senso che naturalmente è vero, se vogliamo rimanere all'interno dell'italiano standard, quindi se vogliamo esprimerci in italiano standard, dobbiamo usare il congiuntivo presente in queste frasi. Ma la forma di italiano che usiamo dipende sempre un po' dal contesto e magari l'italiano standard non è sempre la forma più adatta al contesto in cui ci troviamo. Quindi ci potrebbe essere un contesto, per esempio regionale, in cui la forma che ci andasse lui è più comune della forma che ci vada lui. Va bene, non è italiano standard, ma in quel contesto quella forma è percepita come più giusta di
che ci va da lui. Ma questo rimane ovviamente un contesto regionale. Però c'è un'altra cosa importante da dire. È un'osservazione che fa Fabio Ruggiano su questo bellissimo sito, magari molti lo conoscono già, il sito Dico dell'Università di Messina. Fabio Ruggiano scrive: può capitare inoltre che parlanti consapevoli dell'uso standard scelgano di usare il congiuntivo imperfetto esortativo in alcune occasioni, per esempio un dibattito concitato o una conversazione brillante, proprio perché percepiscono in questa forma una sfumatura regionale che la rende più espressiva, più incisiva. E io mi riconosco personalmente in questo gruppo di persone, anche se sono dell'Italia del Nord. Mi trovo a volte a usare il congiuntivo imperfetto come congiuntivo esortativo proprio per dare un po' più di espressività a quello che sto dicendo, un po' più di forza, un po' più di colore, perché appunto lo percepisco come più espressivo. Quindi magari se mi trovo in una situazione, poniamo il mio capo al lavoro mi ha detto che devo fare qualcosa, io parlando con una mia collega magari mi lamento e dico ma che lo facesse lui, oppure se sono proprio molto arrabbiato, ma che andasse a quel paese. In questo caso trovo il congiuntivo imperfetto più espressivo. Lo so naturalmente che dovrei usare il congiuntivo presente, ma appunto, come dicevo prima, non sempre ci vogliamo esprimere nell'italiano standard. Ci sono situazioni in cui magari trasgrediamo una regola grammaticale per esprimere un'emozione, per esprimere meglio quello che sentiamo in quel momento. Grazie per avermi seguito fin qui. Se ti è piaciuto il video, lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!